Oggi trattiamo un tema spinoso, la programmazione orientata agli oggetti. È abbastanza complessa da rendere, soprattutto a chi entra in questo tipo di mondo, in questo tipo di approccio alla programmazione, perché se avete già visto il video legato alle funzioni, già lì si aggiungeva uno strato di astrazione, di progettazione, mentre invece ora con la programmazione orientata agli oggetti si aggiunge un ulteriore strato, che però posso dire, proprio anche esperienza personale, cambia completamente il modo che hai di ragionare a livello della programmazione e ti fa fare quel salto che altrimenti non riusciresti a fare con altri metodi. Con questo non significa che la programmazione orientata agli oggetti è l'unico modo di programmare, ma sicuramente se entrate in questo mondo vi ritroverete molto spesso ad avere a che fare con la programmazione orientata agli oggetti. Framework famosi che vengono tuttora utilizzati, parlando di PHP in questo caso, ma non solo, usano il paradigma della programmazione orientata agli oggetti. Quindi è fondamentale riuscire a capirne le basi per poter poi approcciare il codice in maniera più serena. Quindi oggi sarà più un video di comprensione degli aspetti fondamentali che reggono tutto il ragionamento legato alla programmazione orientata agli oggetti. Se si capisce il concetto, ecco che già lì, andando sul codice, ci si ritrova semplicemente a fare nella pratica quello che si è già capito. Se invece si cominciano a scrivere degli oggetti senza averne capito effettivamente il come utilizzarlo, il rischio è poi quello di semplicemente sbagliare proprio l'approccio, sbagliare il modo in cui si creano poi gli oggetti. Sbagliata la progettazione degli oggetti e sbagliato proprio il ragionamento alla base, e quindi è molto probabile che più che servirvi di aiuto sarà un ostacolo. Quindi l'obiettivo di oggi sarà appunto quello di capirne le basi fondamentali. E direi di partire con una sorta di lavagnetta che ho preparato per poterne affrontare ciascun pezzo facendo degli esempi pratici per poter chiudere in maniera il più semplice possibile, più concreta possibile questo argomento molto astratto. Partiamo da un concetto super basico che in realtà tutti noi, chiunque ha utilizzato un computer, molto probabilmente si è ritrovato ad affrontare, ossia l'organizzazione. Facciamo un esempio che esula dalla programmazione, ma che ci fa capire un po' già un primo concetto base della programmazione orientata agli oggetti. E per farlo parliamo di foto. Foto di vacanze, foto di quello che volete. In questo caso ci potremmo ritrovare a fare la nostra vacanza tranquillamente, facciamo le nostre foto e una volta finito semplicemente poi trasferiamo le nostre foto direttamente nel nostro computer e le mettiamo in una cartella che si chiama vacanze. Molto semplice, generica, e cominciamo a buttarci dentro le nostre foto. Passa il tempo, passano gli anni e continuiamo con lo stesso identico approccio. Continuiamo a prendere e ricaricare le foto, prendere e ricaricare le foto. Ed ecco che a un certo punto comincerete ad avere un attimo di confusione, comincerete a vedere un sacco di file che magari non hanno neanche nomi particolarmente sensati, comincerà un foto 1, foto 2, foto 3, comincerete a chiedervi in quale anno ho fatto questa vacanza, ma in che posto sono andato? E quindi comincerà sempre più confusione fino a che non vi ritroverete una cartella gigante piena di roba che non sapete neanche dove inizia e dove finisce ciascuna vacanza che avete fatto. Paragone con la programmazione orientata agli oggetti. Allo stesso modo può capitare col codice, nel senso che si cominciano a implementare delle funzionalità, ipotizzando che uno usi le funzioni, potrebbe essere cumulare una serie di funzioni che gli sono utili nel progetto, per poi ritrovarsi ad avere due problemi principali. Uno, troppe funzioni, e quindi a un certo punto si dimentica pure di averle scritte o non le riesce neanche più a ritrovare, e questo è uno dei problemi principali che capita quando un progetto diventa grande. Quindi già di per sé diventa già un problema di organizzazione. Ma non è finita qui, perché anche nel caso in cui te le ricordassi comincia comunque il problema legato ai nomi. Comincerete a dare nomi molto fantasiosi, ad esempio, che ne so, get lista prodotti, get dettaglio prodotti, create prodotto, update prodotto, delete prodotto, e poi get lista categoria, get dettaglio categoria, create categoria. Insomma, ci siamo capiti, cominceranno a essere particolarmente ridondanti. Comincerete, se tutto va bene, a fare così, altrimenti comincerà invece la fase del crea 1, crea 2, 3, 4, 5, comincerete a numerarle, comincerete a dargli nomi strani. Diciamo che è l'anticamera del disastro, perché man mano che andrà avanti il progetto sicuramente
sicuramente pulirlo diventerà sempre ma sempre più difficile, come un po' la nostra cartella vacanze, cioè quindi ci ritroveremo ad avere una cartella informe piena di foto di cui assolutamente non si riesce più a capire come metterci le mani. Quindi questo è il problema principale di quando non si usano gli oggetti. Come possiamo paragonare al nostro esempio delle foto delle vacanze e la programmazione orientata agli oggetti? Io spesso faccio questo esempio, spero che possa essere pratico e comodo anche per voi. Ipotizziamo appunto che cominciamo a mettere più organizzazione all'interno della nostra cartella vacanze e cominciamo a fare un ragionamento. Ad esempio, ok, dividiamole per anno, e quindi cominci a dire ok, faccio la mia prima cartella dentro la cartella vacanze che chiamo 2023, 2024, 2025, dove dentro ci metto una serie di foto legate alle vacanze che ho fatto in quell'anno. Questo già aiuta nel ragionamento, aiuta a non rendere ulteriormente caotico tutte le vacanze che hai fatto. Quindi in questo modo almeno ti è chiaro il fatto che quella è una vacanza che hai fatto nel 2023, quella è quella del 2024 e così via. Da lì però non basta ancora, a volte può capitare, se uno è fortunato, che magari fa più viaggi, vede più posti. E quindi comincia a esserci comunque lo stesso problema, seppur in maniera limitata rispetto a prima. Che altra opzione abbiamo? Strutturiamo ulteriormente e quindi cominciamo a fare dentro le vacanze abbiamo cartella 2023 e poi dentro abbiamo i posti magari in cui siamo stati, che ne so, Firenze, Roma, la Sardegna, la Croazia, che ne so, giusto per citare alcuni posti così. E quindi già lì abbiamo una suddivisione ancora più furba, perché ci ritroviamo ad avere le foto delle nostre vacanze che sono nell'anno in cui le abbiamo fatte e nel luogo in cui le abbiamo fatte. Questo rende ancora più facile andare poi a trovarle e andare a ricordarsi che cosa c'è là dentro. Allo stesso modo è con la programmazione orientata agli oggetti. Un primo approccio che chiunque superficialmente può già notare è proprio l'aspetto dell'organizzazione, perché all'interno di un oggetto che tu vai a creare puoi creare una macro sezione, una sorta di cartella in cui andare a mettere tutte le proprietà e tutti i metodi legati a quella determinata entità. Tornando all'esempio di prima, potrebbe essere quello del prodotto. Ad esempio, avere un oggetto prodotto dove all'interno abbiamo tutte le proprietà del nostro prodotto e tutti i metodi, tutte le funzioni legate a quel prodotto rende sicuramente più ordinato il codice. Oltre a toglierci il problema dei nomi, perché all'interno del nostro oggetto prodotto noi possiamo usare il nome dei metodi che più ci aggrada senza nessun problema, proprio perché in realtà quello rimane un mondo a sé stante. In questo modo abbiamo già ottenuto nel nostro progetto una cosa fondamentale, ossia è organizzato. Una volta capito questo aspetto, che possiamo definire il più superficiale, quello che viene di più all'occhio, è sicuramente poi il fatto che ogni oggetto può essere definito in più variabili e vengono appunto definite istanze. Che cosa sono le istanze? Le istanze di un oggetto sono semplicemente delle variabili con definito al loro interno tutte le proprietà e tutte le funzioni che abbiamo definito all'interno del nostro oggetto. Possiamo paragonare l'oggetto in questo caso, secondo me, alle tipologie delle variabili. Non è che pensiamo che una variabile stringa condivida il dato con altre variabili, giusto? Quindi allo stesso modo anche un oggetto, una volta che viene inizializzato all'interno di una variabile e poi ne inizializzo in un'altra ancora lo stesso oggetto, rimangono comunque due entità completamente separate. Il bello però è che è un tipo complesso, cioè è un tipo che dentro ha già una serie di cose che abbiamo già definito, quindi è come se ci siamo costruiti un nostro tipo dedicato ad esempio per il prodotto, per la categoria o per quello che dobbiamo gestire all'interno del nostro programma, e questo lo rende sicuramente ancora più comodo, perché piuttosto che avere una variabile semplice che tiene il dato che tiene, ne abbiamo una che contiene tutto quello che deve, e quindi questo ci permette di avere ulteriore comodità, perché all'interno della variabile abbiamo già tutta la cassetta degli attrezzi che può servire per gestire quel determinato dato. E abbiamo già fatto un bel pezzo di strada. Se questi punti fino ad ora sono abbastanza chiari, abbiamo già un'idea abbastanza semplice, pratica di quello che è un oggetto. Mi piacerebbe dirvi che è finita qui, ma non posso assolutamente dirlo. Chiunque usi la programmazione orientata agli oggetti sicuramente mi insulterebbe se mi fermassi qua. Quindi dobbiamo sicuramente introdurre 4 principi fondamentali che regolano un po' le leggi della logica legata alla programmazione orientata agli oggetti. Andiamo ovviamente a riassumerle in breve, altrimenti ci sarebbero già i libri, ma andiamo a trattarle perché è importante per capirne poi
le linee guida fondamentali per poterle implementare davvero bene. Si chiamano incapsulamento, astrazione, ereditarietà e polimorfismo. Queste sono le 4 caratteristiche che dobbiamo analizzare e avere un minimo chiare per poter comprendere bene il ragionamento degli oggetti. Cerchiamo di riassumere insieme i primi 2 punti già: incapsulamento e astrazione. L'obiettivo dell'incapsulamento è semplicemente quello di rendere i dati leggibili solo attraverso alcuni metodi che noi diamo al nostro oggetto. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere privati i dati all'interno del nostro oggetto in modo da averne il completo controllo. Quindi piuttosto, per fare l'esempio del nostro oggetto prodotto, piuttosto che rendere direttamente editabili il nome, il prezzo, il codice e così via, potremmo definire dei metodi che ad esempio chiamiamo set codice, set nome, set prezzo, che si occupano, passando quel determinato argomento in quel metodo, di andare a modificare poi la proprietà analoga. Questo ci permette di avere maggiore controllo dei dati. Pensateci bene, nel caso in cui scriveste direttamente nella proprietà quello che vi viene passato dalla vostra chiamata, in realtà siete obbligati a farci un controllo prima, o vi fidate di tutto quello che passa. Allo stesso modo, quindi, il problema è che quel controllo rimarrebbe comunque fuori dall'oggetto e quindi tanto vale, non stiamo più raggruppando, abbiamo comunque ancora delle validazioni, dei controlli che vengono fuori. Pensate invece che con il metodo set nome, set prezzo, codice, quello che vogliamo, possiamo all'interno di quel metodo andare a fare il controllo di quel determinato dato. Quindi ad esempio il codice, che me lo aspetto magari di un determinato formato, il nome, che mi aspetto che mi passi un minimo di un qualcosa, il prezzo, che sia un prezzo valido, sicuramente non negativo o zero ad esempio. Quindi questi controlli li possiamo fare direttamente dentro quel metodo e questo già ci aiuta, perché da lì in poi uno sa, chiamando set codice, non deve neanche preoccuparsi di validare il dato. Se qualcosa va male, sarà l'oggetto stesso a bloccare la nostra operazione e a salvare l'integrità dei nostri dati. Questo è sicuramente già un primo punto molto importante. Parliamo anche dell'astrazione. Consiste nel ricordarsi che un oggetto deve funzionare come interfaccia per il programmatore che poi lo va a implementare. L'obiettivo di un oggetto, dobbiamo sempre ricordarci, che è quello di semplificare la vita dell'implementazione di quella determinata entità all'interno di un programma. Per farlo abbiamo necessità che l'oggetto non ci dia più il peso di dover capire che cosa viene fatto all'interno di quella determinata funzione. Deve essere un oggetto che, una volta integrato, inizializzato all'interno di una variabile, deve essere comodo da utilizzare. Deve toglierti di dosso tutte quelle che sono le complessità legate a quella determinata entità. Ad esempio, tutti i vari controlli sulle varie proprietà del nostro oggetto prodotto non devono essere più preoccupazione da chi integra poi l'oggetto, perché è l'oggetto di per sé che se ne deve occupare. Questo ci permette di semplificare di parecchio poi le implementazioni, la manutenzione del codice. Un esempio potrebbe anche essere l'oggetto MySQLi, che serve appunto per collegarsi a un database MySQL utilizzando appunto un oggetto già integrato, già nativo all'interno di PHP. Voi non è che ci pensate più di tanto. Cosa fate con MySQLi? Vi connettete, scrivete poi la vostra query e la date in pasto a una funzione che si chiama query o la prepare execute. Insomma, è molto pratica da usare. Non c'è di mezzo la questione connessione, configurazioni incredibili, righe che magari sono molto complesse da capire. Risulta davvero facile da utilizzare, perché appunto il programmatore può anche dimenticarsi che cosa sta avvenendo dietro tutto questo ambito di connessioni, di gestione della query, di controlli. Tu non lo pensi più, banalmente tu gli dai in pasto la query e poi se qualcosa è sbagliato te lo dirà lui. L'astrazione serve proprio a questo: scrivere oggetti di cui il programmatore può dimenticarsi quella che era la complessità di quando si implementano. In questo modo, uno, quando inizializza quell'oggetto, sarà sereno nel poterlo utilizzare, usare quei metodi e non pensare dietro effettivamente a quello che viene fatto. E siamo al terzo punto, l'ereditarietà. Considerate il fatto che la comodità dell'ereditarietà è proprio quella di poter far ereditare proprietà e metodi a nostra scelta ad un'altra classe. Questo è molto utile soprattutto per applicare la metodologia DRY, Don't Repeat Yourself.
al posto di ripetere i nostre proprietà, i nostri metodi per ciascuna classe che ha delle cose molto simili tra le altre, possiamo fare una classe di alto livello che poi andiamo semplicemente a integrare e implementare all'interno di tutte le classi che hanno quelle caratteristiche. Ad esempio, ipotizziamo le automobili, i pullman, i camion e così via. Che cosa hanno in comune tutte queste cose? Sono dei veicoli, giusto? Potrebbe cambiare il peso, la potenza del motore, però in generale siamo d'accordo che sono tutti veicoli e quindi in realtà hanno diverse cose che sono in comune. Da lì uno potrebbe decidere di fare una classe di alto livello che si chiama veicolo. All'interno di veicolo possiamo mettere tutte le informazioni generali che qualsiasi veicolo ha, tutti quelli che sono delle caratteristiche base che ci si aspetta da qualsiasi veicolo, quindi appunto che potenza ha, quante persone può portare e così via. Quelle sono le informazioni base che servono dovunque. Da lì poi possiamo implementare ad esempio la classe automobile. Ed ecco che qui avremo appunto bisogno di tutte queste caratteristiche che abbiamo già scritto. Da lì quindi quello che possiamo fare è utilizzare l'ereditarietà. Possiamo estendere la nostra classe automobile con la classe veicolo, così da poter ereditare automaticamente tutti quelli che sono già le proprietà e i metodi che abbiamo messo per la cilindrata, per il numero di passeggeri, il peso e tutto quello che abbiamo detto prima. E così automaticamente è come se il programma ci fa un copia e incolla virtuale, passatemi il termine anche più intelligente sicuramente di fare un copia e incolla a mano, ci permette di poter avere già tutte queste funzionalità all'interno del nostro oggetto. Questo ci dà un altro vantaggio perché possiamo finalmente separare anche le funzionalità più specifiche da quelle generiche, perché così non abbiamo un oggetto grosso che contiene tutte le informazioni, ma abbiamo un oggetto veicolo che contiene quelle generali e abbiamo un oggetto automobile che ha già tutto quello che abbiamo scritto prima più le cose specifiche per l'automobile. Da lì possiamo fare poi la stessa cosa con la classe bus, pullman, oppure possiamo fare la stessa cosa per la classe camion. Estenderemo veicolo e poi andiamo ad aggiungere tutto quello che può essere la funzionalità specifica per quel tipo di veicolo. Questo ci aiuta a poter ottimizzare il codice e poter utilizzare il terzo principio di cui abbiamo parlato, l'ereditarietà. Quarto e ultimo principio, il polimorfismo. Fa anche paura un po' come parola, me ne rendo conto, ma cerchiamo un po' di ragionare assieme perché in realtà è più pratico di quello che uno può pensare. Polimorfismo significa anche molte forme, quindi l'obiettivo è quello che può far cambiare forma a un qualcosa. Rimaniamo sul semplice. Il polimorfismo appunto ci permette di poter cambiare la forma di un metodo, ad esempio, che abbiamo all'interno della nostra classe. Torniamo quindi all'esempio dei nostri veicoli e per fare un esempio molto semplice potrebbe anche essere un metodo che ci restituisce la velocità massima del veicolo. Quindi all'interno di classe veicolo abbiamo calcola velocità massima, dove poi eventualmente se questa informazione cambia anche per altri veicoli non c'è nessun problema, anche se esteso vi serve che quel metodo restituisca qualcosa di più specifico per quel specifico oggetto, possiamo tranquillamente inserire un altro metodo all'interno della nostra classe che si chiama uguale identico a quello ereditato. Che cosa succede qui? Cambia la forma, avviene il polimorfismo, ci permette di poter modificare il metodo che standard avevamo già ereditato in una forma più personalizzata. E questo ci permette appunto di non avere particolari limiti, altrimenti cominceremo a farci tante domande e avremo tanti dubbi su che cosa mettere nella classe veicolo, perché se ogni cosa che metto non posso poi modificarla e devo tenermela così com'è, risulta sicuramente più complesso da applicare il concetto stesso di ereditarietà. È molto importante poter avere un oggetto che è anche flessibile. Per questo video direi che è buono fermarsi qui, sicuramente già sarà una challenge farlo stare sotto i 30 minuti, però appunto spero che l'obiettivo principale sia stato raggiunto, quello di capire bene il ragionamento che c'è dietro la programmazione orientata agli oggetti. Dal mio punto di vista, per come sono fatto io, se so il perché devo studiare qualcosa, mi è molto più facile farlo entrare nella zucca. Nel caso invece in cui le cose non mi sono particolarmente chiare di che possono servire, ecco che lì risulta molto più ostico, molto più difficile metterle in pratica, soprattutto poi in un progetto
prodotto vero e proprio. Ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da dire sulla programmazione orientata agli oggetti, ma su questo vi chiedo anche a voi, scrivetemi tranquillamente nei commenti se volete che continuiamo l'argomento, facciamo degli esempi, magari anche proprio scrivendo codice insieme. Pensavo anche che ultimamente PHP con la versione 8 ha portato a diverse migliorie nella programmazione orientata agli oggetti proprio per rendere il più snella possibile quella che è la sintassi. Se volete possiamo tranquillamente andare a trattarlo poi in un video a parte, pensavo. Fatemi sapere anche su questo aspetto. Spero che appunto sia stato il più chiaro possibile. Detto questo, vi auguro buona giornata e ci vediamo al prossimo video.